Era proprio a terra la batteria? Ok, va bene. Accendi il quadro. Aspetta. Vai, accendi. Ok. Ciao ragazzi, sono Daniele Proietti e benvenuti in questo nuovo video. La batteria della macchina di mia madre è andata giù a terra, completamente scarica. Adesso andiamo a vedere la batteria della mia macchina come sta messa. 11,93 volt. Questo è il livello di tensione della batteria che è rimasta ferma per tanti giorni. Precisamente sono circa 40 giorni che questa macchina non si muove e non è mai stato fatto un avvio. Lasciare la macchina sempre ferma si rovina, specialmente la batteria, anche perché poi al suo interno un minimo di assorbimento c'è sempre, quindi in genere quando le macchine vengono lasciate per tanto tempo ferme si utilizza un mantenitore di carica oppure si stacca semplicemente la batteria. Io adesso ci collego il mio mantenitore di carica, ovviamente negativo con negativo e positivo con positivo. Ok. Ho acceso il mantenitore e infatti la tensione sta salendo. La tensione nominale delle nostre batterie è 12,6 volt. Se non avete il multimetro ve lo linko sotto nelle descrizioni assieme ad un mantenitore di carica. Il multimetro deve essere messo su 20 volt e tensione in corrente continua. Al comune ci va collegato il cavo nero e quello rosso va collegato sui volt. Non vi sbagliate, non lo mettete ai 10 ampere quest'altro deve rimanere vuoto. Quindi abbiamo comune e volt. Ovviamente dobbiamo sempre rispettare la polarità, il colore rosso e nero, nero negativo, rosso positivo. Perfetto, la tensione sta risalendo. Adesso il mantenitore di carica piano piano, molto lentamente, riporterà ad una tensione accettabile la nostra batteria. Tutte le batterie si rovinano col tempo, che poi questa batteria è anche nuova, ha meno di un anno. Purtroppo le batterie al piombo elettrochimiche, questa è una batteria chimica infatti all'acido, è normale che hanno una autoscarica. Però è anche vero che la macchina sembra spenta ma non è spenta, comunque c'è sempre un'elettronica che è sempre accesa. Ad esempio il nostro ricevitore del telecomando. Tutte le volte che lo pigiamo la macchina sembra spenta ma si apre. Ecco, è già salita. Se non avete il multimetro ve lo linko sotto nelle descrizioni del video. Fa sempre comodo averne uno sia in macchina che a casa. Vi cerco anche dei mantenitori di carica e vi linko sotto nelle descrizioni. Il mantenitore di carica appunto serve per mantenere la tensione anche per lunghi tempi. Adesso che stiamo in quarantena è molto utile averlo, però ovviamente dobbiamo avere il garage e tenerla collegata alla corrente. Il mantenitore di carica collegato alla batteria la possiamo tenere collegato anche mesi perché lui la mantiene in carica ed evita che si scarica profondamente. Una scarica fatta così profonda e lentamente portano la batteria alla rovina, probabilmente noi la buttiamo perché al suo interno si creano dei cristalli particolari che non permettono più alla batteria di essere caricata. Tanto più la batteria è vecchia, tanto più la batteria si rovinerà. Alcune batterie vi danno la possibilità di fare un controllo senza nessun tester. Vedete questo foro qui? Qui accanto c'è scritto che cosa significa. Se vedete al suo interno una pallina verde significa batteria ok. Se la vedete nera, batteria da ricaricare. Se invece la vedete bianca, batteria da sostituire. Nel mio caso la sfera è nera. Non si vede, si vede appena un'anticchia verde. Se vi accertate che la batteria risulta essere scarica, non andiamo ad accendere la macchina perché dopo rischiamo di continuare a rovinare ancora di più la batteria. Quindi per salvare la nostra batteria è meglio metterla in carica. Accendere la macchina adesso in questo stato significa stressare, significa uccidere la batteria, quindi adesso io non l'accenderò, aspetto che si carica. Per evitare tutto questo basta che noi accendiamo una volta alla settimana la nostra macchina e
ci dobbiamo un pochettino camminare, la dobbiamo tenere accesa circa 20-30 minuti. Non lo fate in garage perché sennò dopo ci intossichiamo comunque. Ok, sono passate 24 ore da quando ho attaccato il mio caricabatterie autocostruito. Il mio praticamente è un caricabatterie e mantenitore automatico, fa tutto da solo. Questo è un caricabatterie, vedete? 6-12 volts, caricabatterie 6 ampere, ha la possibilità di fare 6-12 volts. Questo è vecchio, lo comprò mio padre, però questo è un caricabatterie e dà sempre massima potenza. Invece il mio caricabatterie è questo qui. Questa è la scatola di un alimentatore da PC, come potete ben capire. Qui ho fatto anche la scheda tecnica, c'è anche un piccolo miliamperometro, questo era di uno stereo, che premette quando arriva a 0, vuol dire che la batteria è carica. Ora tentiamo di avviare la macchina. Vediamo un po' adesso a quanto sta la batteria. 12,7. Questo è un livello ottimale per le batterie al piombo acido della nostra auto. Ovviamente se avete la batteria a litio no, è diverso, il sistema è diverso, però dovete fare attenzione che anche quelle, se gli fate una scarica profonda, si rovinano. Vorrei vedere la sfera, ancora non si vede, è ancora nera, è ancora in modalità da ricaricare. Ok, proviamo a mettere in moto la macchina. Teoricamente dovrei ancora aspettare, ma non mi va. Ok, adesso spengo il caricabatterie, mantenitore. Vediamo. Se la batteria della macchina è ancora buona, si dovrebbe assestare alla sua tensione nominale da carica effettiva, e cioè sui 12,5, 12,6. Ok, adesso accendiamo e vediamo quanto scende. Più la batteria è vecchia, è scarica, e più la tensione scenderà. In genere quando accendiamo dovrebbe massimo arrivare a 11,5 per una batteria carica. Se non ce la dovesse fare, io ho comunque lo starter di emergenza. Quello che maggiormente interessa a me è quello di sentire il rumore della catena della distribuzione, perché quando l'olio è talmente tanto fermo da tanto tempo, scende tutto nella coppa dell'olio, la catena rimane senza olio e questo potrebbe essere un problema. Prima di mettere in moto controlliamo il livello dell'olio. Noterete che il vostro livello dell'olio sarà più alto del normale, proprio perché appunto scolerà talmente tanto in basso il filtro dell'olio, si svuota tutto e andrà tutto quanto in coppa dell'olio. Un'altra misurazione. Si trova al massimo, si trova al massimo. Noi adesso, accendendo il motore, rimandiamo l'olio in circolo, lo rimandiamo sopra alle punterie, alla pompa, si riempie tutto e si sparge in tutto il motore. Il primo avvio sì è quello più importante e delicato, e proprio per questo motivo, perché non è tutto ben lubrificato. Adesso che ho staccato l'alimentatore, la batteria si è assestata a 12,43, 12,5 ci siamo. Ok, accendiamo il quadro. Accendiamo. Livello di batteria, livello di tensione si è abbassato. Proviamo. Vediamo la marcia e l'avvio è andato bene, mi aspettavo un avvio peggiore. Questo che si vede qui è il livello di tensione dell'alternatore, 14,2. 14,2 perché comunque la macchina è accelerata, comunque più avanti si stabilizzerà a 14 precisi, quando il motore è caldo arriva a 14.
Una volta spenta la macchina, l'alternatore ovviamente non carica più e la tensione scende. Io ci riattacco il mantenitore di carica e lo lascerò così. Mi raccomando, fate attenzione se accendete la macchina nei garage chiusi. Io qui non la posso tenere accesa perché dopo un po' non si respira più, quindi al massimo uscite fuori e poi rientrate, non lo so. Decidete voi in base alla vostra situazione. Ho aperto questo vecchio caricabatterie e devo dire che dentro non c'è veramente nulla. Il minimo indispensabile, è veramente penoso questo caricabatterie. Perché c'è trasformatore che trasforma la 220 in 12 volt e anche 6 volt, perché questo funziona sia a 6 che a 12 volt. A 6 si usa quasi mai. E c'è un ponte raddrizzatore e basta, non c'è nient'altro. È pessimo. E quindi alla batteria gli arriverà una tensione pessima. Allora l'alternata è così, questa è la parte positiva, questa è la parte negativa. Dal trasformatore escono i 12 volt, così in questo modo. Il diodo raddrizzatore prende questa parte negativa e la riporta sopra. Il fatto che manca un condensatore a noi alla batteria ci manderà una tensione pulsata, è una continua pulsata. Il condensatore servirà per livellare questi buchetti qua. Io ci posso inserire qui un bel condensatore molto grande in modo tale che io avrò una tensione più continua possibile, perché così pulsata, diciamo, alla batteria non è che gli fa molto bene. Vabbè, visto che qui ho molto spazio, ora adesso ci costruirò qualcosa, un circuitino come caricabatterie molto importante, lo posso fare un altro come quello. Ok ragazzi, possiamo finire qui il video, spero che vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Scegliete in base alle vostre esigenze, se siete capaci staccate la batteria. Se avete un garage potete mettere un mantenitore di carica o caricabatterie. Io ho trovato un modello molto carino, ve lo linko sotto nelle descrizioni. È un modello polivalente, come il mio fa tutto da solo, sia caricabatterie che mantenitori di carica. Diciamo che se non l'avete è sempre bene averne uno. Mi raccomando, non lasciate scaricare profondamente la vostra batteria, anche se è nuova, perché con una scarica profonda inevitabilmente la si rovina, la buttiamo. Le macchine, anche se sono spente, hanno sempre un assorbimento minimo. Se la batteria è completamente scarica potete utilizzare dei cavi che dovreste avere tutti quanti dietro nel portabagagli. Se con un'altra macchina e con i vostri cavi non riuscite a far partire la macchina è perché avete dei cavi economici. Io feci un video a suo tempo, andatelo a guardare. Comunque vi linko tutto sotto nelle descrizioni del video. La tecnologia ci sta aiutando con i jump starter automatici, e cioè gli avviatori automatici, la batteria portatile, lo storage multifunzione con cui ci possiamo caricare anche il cellulare. Il primo che avete visto nel video, quello multifunzione, carica tutto, fa tutto, avvia la macchina. So fighi, sono fantastici, sono degli attrezzi fantastici e in questo caso possiamo utilizzare anche quello in autonomia, sempre mi raccomando i cavi più con più, meno con meno. Ok ragazzi, vi auguro un buon proseguimento e ci vediamo domenica prossima, ciao!